Buongiorno a tutti e bentornati ad un nuovo video. Io sono Druci Alba e oggi parleremo del NaNoWriMo e di che cosa mi abbia insegnato. Per chi di voi non lo sapesse, il NaNoWriMo è il National Novel Writing Month, letteralmente tradotto nel mese nazionale per la scrittura del romanzo. È una sfida mensile, appunto, che avviene ogni novembre, dal 1 al 30 novembre, e che consiste nello scrivere 50.000 parole in un mese. In generale, quindi, lo scopo della sfida è scrivere un intero romanzo in un mese. Ovviamente solo una prima stesura, a volte neanche completa, perché spesso i romanzi sono più lunghi comunque di 50.000 parole. Un altro evento, oltre al NaNoWriMo, è il Camp NaNoWriMo. Il camp avviene 2 volte l'anno, ad aprile e a luglio, sempre per la durata di tutto il mese, ma invece di avere un obiettivo fisso di 50.000 parole si hanno obiettivi liberi. Possono essere parole, possono essere pagine, possono essere minuti passati a scrivere, ore e così via. Io ho partecipato a 3 camp NaNoWriMo e a un NaNoWriMo e questo è ciò che ho imparato: l'importanza di avere una community. Se avete visto il mio video precedente su perché sia importante condividere le proprie storie online, sapete quanto io consideri importante avere una community. Scrivere è un lavoro solitario, avere il sostegno di altre persone è molto importante in generale tutto l'anno, ma soprattutto durante sfide come il NaNoWriMo, perché comunque scrivere 50 parole in un mese non è poco e il sostegno di altre persone è necessario per poter raggiungere questo obiettivo. Inoltre c'è qualcosa di particolarmente confortante nel sapere che le altre persone non solo hanno degli obiettivi, ma hanno lo stesso identico obiettivo. Siamo un po' tutti sulla stessa barca, ecco. Ed è per questo che lo staff che si occupa del NaNoWriMo organizza diverse write-in live o virtuali in cui ci si trova con altre persone e si può scrivere. In caso non lo sappiate, il NaNoWriMo ha diversi, gruppi divisi di solito in base alla città e ogni gruppo organizza delle write-in, che sono praticamente degli incontri di scrittura in cui ci si trova o di solito si usa Discord o fisicamente. Adesso col coronavirus purtroppo ovviamente questo non è più possibile e si scrive tutti insieme. Io ho partecipato alle write-in sul gruppo Discord per l'Italia e sono andata durante NaNoWriMo l'anno scorso qui a Dundee a scrivere con il gruppo appunto di Dundee e ci siamo trovati in un caffè, abbiamo scritto tutti insieme. Sono riuscita ad andare solo a un paio di incontri perché comunque novembre per me è un mese abbastanza impegnato con l'università, di conseguenza non sono riuscita ad andare ogni settimana, ma confermo che assolutamente sono molto utili per stare, diciamo, al pari, non scoraggiarsi e in generale scrivere insieme e invogliarsi ad andare avanti e non abbandonare. Metterò in descrizione il link al gruppo Facebook del NaNoWriMo. È necessario essere registrati sul sito del NaNoWriMo per poter accedere al gruppo, lascerò tutto qui sotto. E in generale, da quello che so, gli italiani hanno un gruppo unico, non è diviso per città. Si usa la divisione per città nel momento in cui si deve fare una write-in fisica, ma in questo caso col Covid appunto non sarà possibile, mentre invece ad esempio il Regno Unito e anche gli Stati Uniti di solito sono divisi per città, anche proprio all'interno di Discord. Secondo punto, le sprint salvano la vita. Per chi non lo sapesse, le sprint di scrittura o writing sprints sono dei blocchi di tempo e lo scopo è scrivere il maggior numero di parole possibile nel blocco di tempo che ci si è dati. Ad esempio una sprint di 15 minuti. Per 15 minuti tu non fai altro che scrivere finché non suona il timer, ti interrompi e vedi quante parole hai scritto. Possono essere fatte per conto proprio o si può partecipare a quelle altrui. Io le faccio per conto mio usando la Forest app, che è questa app che ti blocca completamente il telefono e non ti permette di fare nient'altro se non scrivere, quindi non rischi di distrarti, e la uso perché è molto comoda, non solo perché comunque pianti degli alberi mentre lo fai ed è molto rilassante e soddisfacente, ma perché ha una estensione per Google Chrome che ti blocca i siti sul computer, di conseguenza non ti permette appunto di distrarti quando lavori al computer. Il canale ufficiale del Nano organizza writing sprints su YouTube, dovrebbero avere un calendario ufficiale anche se non credo sia stato ancora dato. In generale sul loro canale YouTube potete trovare l'anteprima dei vari live write-in. Ci sono un sacco di author-tuber che fanno live write-in con sprints durante il Nano e il camp. Ci sono diversi canali, io seguo principalmente canali come Kate Cavanaugh,
Ognuno sceglie una durata diversa per le writing sprints. Io personalmente faccio tra i 15 e i 20 minuti perché se ne faccio di più tendo a distrarmi. Oltretutto, per incentivarvi ancora di più potete aggiungere degli obiettivi di parole, quindi vi date 20 minuti e volete raggiungere 200 parole per esempio. Un'altra cosa è che avere un obiettivo aiuta molto. Quando ho partecipato al mio primo camp mi sono dato un obiettivo tra le 15.000 e le 20.000 parole e ho finito il mese con 17.000 e lavoravo ad un solo progetto. Questo mi ha aiutato a rendermi conto quanto sia importante per me avere un obiettivo, mi sprona, mi aiuta a rendermi conto dei miei progressi e in generale mi aiuta a mantenere una certa routine perché sono una scrittrice molto lenta e tendo a perdermi molto, ecco. Un'altra cosa è che un progetto potrebbe non bastare. Generalmente il NaNoWriMo classico richiede la scelta di un progetto e scrivere 50.000 parole soltanto in esso. Vi sono però persone definite come NaNoRebels, i ribelli, che fanno diverse versioni del nano, ad esempio fanno l'editing, quindi magari hanno un certo numero di pagine o decidono di portare un progetto già iniziato o come me di portare più progetti. Quando ho fatto il primo camp avevo solo un progetto e la mia creatività, mi sono resa conto, ha bisogno di cambiare, passare da un progetto all'altro. Non troppi progetti, però più di uno. Sapendo questo, dopo il camp al NaNoWriMo successivo ho portato 3 progetti e ho finito per contare anche gli essay dell'università per appunto contare tutto, e 2 progetti erano già iniziati mentre il terzo era completamente inedito e durante questo nano ho raggiunto 33.000 parole. Buonissimo traguardo, ha sicuramente funzionato, però 3 sono un po' tanti, è stato un po' dispersivo, però mi sono resa conto di avere comunque bisogno di questa possibilità di cambiare, passare da un progetto all'altro. Un'altra cosa è che è importante conoscere i propri limiti, superarli ma anche accettarli. Come ho detto, arrivare a 33.000 parole e a 17.000 anche è un grandissimo traguardo, però ha avuto un certo prezzo. Come ho detto, io non sono il tipo di scrittrice che riesce a scrivere 1667 parole al giorno per tutto un mese. È già tanto se arriva a 800, 900, 3 volte alla settimana, cioè sono proprio molto lenta e devo scrivere a, piccoli incrementi, altrimenti non riesco a concentrarmi. E per quanto arrivare a questo numero di parole sia stato un grande traguardo, sia assolutamente contenta e abbia tutte le intenzioni di continuare a partecipare a questa sfida anche nei prossimi anni, tutto il mese dopo il NaNoWriMo ero così nauseata all'idea di scrivere che non ho combinato niente. Non c'è niente di male nel prendersi un mese di pausa, ma nel momento in cui capita più di una volta potrebbe essere ovviamente un problema, quindi 50.000 parole per me è troppo. L'ho accettato. Continuerò a cercare di migliorare e un giorno mi piacerebbe arrivare a 50.000, ma non se il prezzo è ritrovarmi completamente esaurita per mesi e mesi, perché ovviamente non avrebbe senso. Quindi bisogna accettare il fatto che magari 50.000 parole non fa per voi, magari una sfida come il NaNoWriMo non è adatta al vostro stile di scrittura e non c'è niente di male, ma continuare comunque a cercare di migliorare e mettersi in gioco. Un altro punto è di pianificare la storia anche solo un pochino. Io sono una planner, quindi qualcuno che ha bisogno di pianificare almeno un po' la storia prima di iniziare a scriverla. Solitamente per me pianificare e scrivere vanno di pari passo. Una cosa che può essere difficile durante il NaNoWriMo perché raramente si ha tempo di scrivere e pianificare insieme, perché comunque 1667 parole sono un buon numero giornalmente. Di conseguenza, anche se si è dei panzer, quindi se si scrive tutto senza aver pianificato niente prima, sarebbe meglio approfittare del Preptober per buttare giù almeno il minimo indispensabile relativamente alla trama o ai personaggi. Qualsiasi cosa vi aiuti a scrivere, è una cosa molto personale. Per me principalmente si tratta di fare brainstorming, cercare di conoscere un pochino più i personaggi, avere un'idea generale di qualche scena e di dove voglio andare. Seguo un po' la mia ispirazione del momento sulla storia. Un altro punto è dividere le sessioni di scrittura. Durante il NaNoWriMo, avendo comunque questo obiettivo di 1667 parole al giorno e sapendo che non sarei stata capace di scriverle tutte in una sessione, avevo 3 sessioni giornaliere, mattino, pomeriggio e sera, in cui scrivevo. Facevo così perché appunto mi aiutava, a spezzare le 1667 parole. È più facile fare una sessione se si sa che l'obiettivo è di 500 parole invece che di 1667. E poi alla fine della giornata cumulativamente raggiungevo. Quante sessioni vogliate fare ovviamente
ovviamente dipende dal vostro calendario, da quello che dovete fare. Vi suggerirei comunque di includerle, diciamo, nel vostro programma della giornata se lo fate. Prossimo punto, non paragonatevi sempre agli altri. La cosa bella del NaNoWriMo è la competitività. Stai gareggiando con altre persone, questo ti invoglia a scrivere, a raggiungere il tuo obiettivo e così via. Ed è una cosa buona, perché appunto ti spinge a superare i tuoi limiti, come ho detto. Ma di nuovo può essere anche un problema, perché si potrebbe arrivare al punto di passare più tempo a paragonarsi agli altri, ad abbattersi perché non si riesce ad essere altrettanto prolifici, che a scrivere il proprio libro. Quindi mi raccomando, ricordatevi che l'importante è partecipare e anche solo 1000 parole sono un traguardo. Quindi non abbattetevi se non riuscite a vincere o se non riuscite ad essere bravi come gli altri. Parliamo ora dei miei progetti per il NaNoWriMo. Se avete visto il mio video sul wrap up di scrittura di settembre, sapete che a fine settembre mi è venuta l'idea per una nuova storia e nonostante quello che ho detto in questo video ho deciso di portare questa storia come progetto del NaNoWriMo e quindi provare a fare il nano come dovrebbe essere fatto, visto che l'idea per questa storia mi è arrivata proprio giusto in tempo per il nano e mi dispiace sprecarla. Quindi sto facendo tutto il preptober e cercando di programmare un po' la storia e cercherò di raggiungere le 50.000 parole. Ora, come ho detto prima, novembre per me è un mese molto impegnativo, soprattutto quest'anno che devo anche scrivere la tesi, quindi nonostante cercherò di raggiungere 50.000 parole come obiettivo personale, penso che anche arrivare a 20.000-25.000 sarebbe l'ideale. Mi piacerebbe magari superare le 33.000 dell'anno scorso, ma la vedo già dura. Da un lato ho più impegni, dall'altro la maggior parte dei miei impegni sono online, quindi me li gestisco io, di conseguenza magari riuscirò a scrivere di più, magari no, vedremo. Continuerò a scrivere articoli su Medium, non penso che li conterò, ma penso che saranno il mio progetto da alternare. Invece di avere 2 progetti di fiction, alternerò questo progetto con gli articoli in caso io abbia bisogno di staccare per un po'. E con questo concludiamo il video di oggi. Come sempre vi ringrazio per essere stati qui, vi invito a mettere mi piace e vi ricordo che in descrizione trovate i vari link ai miei social network e siti di scrittura. Fatemi sapere nei commenti se parteciperete al NaNoWriMo, quale progetto avete deciso di portare e come sta andando il vostro preptober. I miei programmi per quanto riguarda il canale saranno di vloggare il NaNoWriMo come ho fatto con il camp, penso settimanalmente, ma dipenderà da quanto sia riuscita a scrivere durante la settimana, quindi magari finirò per accorpare più settimane in un solo video. Vedremo come andrà. Colgo l'occasione per augurarvi in bocca al lupo e come sempre buona scrittura!